quando cominciano ad arrivare i primi risultati dello studio delle 7 nazioni, l'America trema di un brivido particolare, perché l'America è abituata a mangiare molti grassi animali, cose molto condite, cibi molto calorici, si accorge che in realtà il modello alimentare proposto sempre più di frequente dai medici è quello invece povero degli operai del Mediterraneo, delle classi operaie del Mediterraneo, quindi di persone che non avevano a disposizione tutte le calorie che invece i manager americani potevano mangiare quotidianamente. Per cui Ansel Keys diventa il personaggio della dieta mediterranea. Addirittura il Time nel 1961 lo mette sulla copertina della sua rivista, facendolo diventare in qualche modo l'uomo che vuole mettere a dieta gli Stati Uniti. Ansel Keys non era così crudele e nemmeno voleva limitare le gioie della civiltà della tavola americana, però si rendeva conto che era importante proporre agli americani un modello alimentare che avesse un altro tipo di base, quindi che si basasse molto di più sugli oli vegetali, in particolare quello di extravergine d'oliva, che avesse un grande consumo di frutta e verdura e di legumi, e quindi con una riduzione dei grassi animali. E così, per cercare di convincere gli americani, ma soprattutto i medici che curavano i pazienti americani ad usare questo nuovo regime alimentare, scrive con la moglie Margaret un libro nel 1951 ed è questo: Eat Well and Stay Well, mangia bene e stai bene. Questo libro diventa un best seller. Siamo nel 1959 e l'America non sa che cosa sia la cucina italiana se non attraverso la cucina delle trattorie e degli Italian Americans, e loro pensano che invece in qualche modo le ricette debbano entrare nelle case, per cui mettono all'interno di questo libro delle indicazioni sui risultati che vengono dal Seven Country Studies, danno dei consigli ai medici, cominciano a dire ai consumatori americani: mangiate come gli italiani che mangiano il pane fresco tutti i giorni, non mangiate le cose a lunga conservazione. Addirittura in questo libro dicono anche di non mangiare i grassi idrogenati. Quindi è una grande rivoluzione. Siamo nel 1959. Ma non basta questo risultato. Man mano che Ansel e Margaret Keys conoscono sempre di più il Mediterraneo e il mondo, si rendono conto che c'è anche un altro elemento che si può inserire nella dieta quotidiana, ed è in fondo un alimento che si è sempre consumato negli Stati Uniti, cioè i fagioli, i legumi in particolare. La zuppa di fagioli è un piatto nazionale per gli Stati Uniti, ma gli americani se lo stavano un po' dimenticando. E così Ansel e Margaret Keys scrivono un altro libro, che è questo: The Benevolent Bean, il fagiolo benevolo. Dentro questa Bibbia dei legumi invitano i lettori a utilizzare i legumi più volte a settimana e soprattutto ad utilizzare le tantissime ricette che loro hanno raccolto in tutto il mondo. Ricette di vario tipo che hanno al loro interno i fagioli, le lenticchie, le cicerchie, i ceci, e che in qualche modo dimostrano che con i legumi si può mangiare in maniera molto sana e nello stesso tempo molto fantasiosa. E poi però c'è il libro della grande rivoluzione, perché Ansel e Margaret Keys cominciano a vivere in Italia, vivono in particolare per 35 anni in Cilento, in provincia di Salerno, dove scoprono una cucina popolare, contadina, di mare, particolarmente sapida, particolarmente buona, particolarmente sana, e hanno l'impressione che quello sia un passo ulteriormente in avanti, che va raccontato ai loro lettori. Così riprendono il titolo del vecchio libro, Eat Well and Stay Well, e lo trasformano e lo fanno diventare How to Eat Well and Stay Well, con un sottotitolo che è particolarmente interessante, The Mediterranean Way. Siamo nel 1975 e questo è il libro attraverso il quale per la prima volta si diffonde la parola, l'espressione dieta mediterranea, perché fino ad allora nessuno l'aveva mai usata. Sono Ansel e Margaret Keys ad inventarsi questa espressione per far capire ai loro lettori anglo-americani che c'è un modo di mangiare sano, antico, che è stato inventato dai popoli del Mediterraneo. E in questo libro troviamo tantissime ricette anche del Cilento. In particolare c'è una ricetta bellissima
della pasta e fagioli di Delia Morinelli, che è la cuoca che per 35 anni ha nutrito questi due scienziati americani. E in questo libro troviamo anche tutti i risultati del Seven Countries aggiornati e troviamo una grande passione per il Mediterraneo e per la cultura antica che questa area del mondo ha sviluppato. Ansel e Margaret Keyes erano anche due filantropi, pensavano che in qualche modo si dovesse tenere insieme la grande scienza avanzata degli Stati Uniti e del mondo più progredito con l'antico sapere del Mediterraneo, con le filosofie della vita mediterranea, e in qualche modo questo sottotitolo The Mediterranean Way è la chiave. Da allora l'espressione dieta mediterranea è diventata una parola comune nel lessico e nell'immaginario di tutti noi, e proprio grazie a loro l'UNESCO ha potuto riconoscere la dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'umanità, altrimenti non ci sarebbe stato il nome e forse nemmeno la storia.